Dopo gli ottimi risultati ottenuti grazie al Turbo Perch, abbiamo deciso di progettare e realizzare una nuova esca. L'idea era quella di andare a condensare in un unico artificiale tutte le migliori caratteristiche delle esche utilizzate nel mondo del pike fishing. Infatti oggi ci troviamo in Irlanda per 1 o 2 giorni per testare la nuova Aero Trout. Abbiamo deciso di venire a provare l'Aero Trout qui in Irlanda proprio perché negli ultimi anni abbiamo notato che le finestre di attività di questi pesci si riducono sempre di più, fanno finestre sempre molto più corte e quindi avevamo bisogno di una presentazione che ci permettesse di effettuare le catture durante tutto l'arco della giornata. La forza dell'Aero Trout è quella di avere un'estrema facilità di utilizzo, riuscendo ad ottenere con qualsiasi tipo di trailer il caratteristico movimento side to side ampio, tipico dei nostri artificiali. La maggior parte dei pescatori del Lucio crede che questo predatore sia possibile insediarlo solamente durante le sue finestre di attività brevi o lunghe che siano. In realtà abbiamo notato che con determinati movimenti e determinati assetti dell'esca si riesce a convincere anche quei pesci che apparentemente non sono in fase di caccia o comunque non sono attivi. Primo giorno d'Irlanda ragazzi, siamo arrivati, abbiamo visto subito che le condizioni non erano dalla nostra parte, fiume altissimo, acqua intorno agli 8 gradi, veramente faticoso, abbiamo avuto un po' di inseguimenti ma non arrivavano decisi e alla fine lui è arrivato deciso, molto deciso. Mangiata a vista sulla trotona bianca, pesce stupendo, magro, in forma, guarda che pesce. Che colori che hanno, sono scuri, sfumature verdi assurdi. 100. Ci tengo ragazzi a ribadire ancora una volta questa cosa, è importantissimo nell'opercolare non puntare il dito in questa parte morbida
ma puntare il dito nella parte inferiore della bocca, così se si dimenano non gli fuoriamo l'opercolo e insomma non facciamo più danni di quelli che abbiamo già fatto. Andiamo con il rilascio. Pronto? No, 3, 103. Grande Carletto! Any fish, lad? What? You get any fish? No, no fish. Oh. Secondo me quello lì aveva tipo... Il processo di costruzione, l'artigianalità delle nostre esche sicuramente è ciò che le rende uniche. E infatti, oltre al movimento side to side e la versatilità nell'utilizzo, e quindi i vari movimenti che riusciamo a imprimere all'esca, Sì, diciamo la differenza da da tutti tutti gli altri bucktail e tutte le altre esche che ultimamente sono presenti nel mercato. Un altro aspetto fondamentale a cui teniamo particolarmente è la cura dei dettagli, non solo a livello estetico, ma anche la cura nella scelta delle componentistiche e dei materiali che utilizziamo per realizzare l'aerotrout. Per anni ho pescato il luccio a mosca sia in Italia che all'estero, mi sono sempre costruito gli streamer da solo e ho sempre avuto la fortuna, e come in questo caso abbiamo la fortuna noi, di poterci selezionare il bucktail e i materiali che utilizziamo. Costruiamo queste esche basandoci sulla silhouette e sui criteri della costruzione degli streamer della pesca a luccio. Grande Carletto, grande Carletto, eccolo il pesce giusto. Aspetta, vai. Ci sei? Sì. 104, 105. Siamo arrivati in Irlanda, abbiamo trovato delle condizioni non come quelle che ci aspettavamo, condizioni di acqua di livello alto, l'acqua abbastanza fredda perché veniva da una settimana di pioggia, vento, veramente condizioni difficili.
Visto? Bello. È giusto? Abbiamo avuto comunque la conferma che l'aerotrout funziona, abbiamo avuto la conferma che quest'esca può fare la differenza. Dobbiamo stimolare anche i pesci irlandesi, Sì, esatto, gli irlandesi che ultimamente sono dei pesci abbastanza tosti e difficili. C'è del pesce giusto qui! Andando no lento, più che lento del lento. Non vediamo l'ora adesso di vedere anche i risultati in Italia, anche se abbiamo già qualche buona notizia e aspettiamo i vostri feedback. Ciao Nico, perché volevo dirti che mi sono portato dietro l'aerotrout nei giorni scorsi e hanno risolto una situazione veramente complicata. Hanno mandato praticamente solo quelle ed erano tutti pesci veramente grossi. Come dicevi tu, secondo me questa esca qua rivoluzionerà la pesca del pike fishing nei prossimi anni. È molto importante che non ne fate troppe, che non è un'esca per